Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Letizia. Ho un piccolo segreto. Non è un segreto pericoloso. Non è un brutto segreto, ma mi rende comunque nervosa. Il segreto riguarda un pranzo. Solo un pranzo con un uomo del mio ufficio. Si chiama Leonardo. Lavoriamo nello stesso reparto. Questa storia è iniziata in un freddo lunedì mattina. Alle 8 ero già alla mia scrivania. L'ufficio era tranquillo. I computer facevano dei rumori leggeri. Le persone scrivevano sulle tastiere. La macchina del caffè funzionava in un angolo. Tutto sembrava normale. Mi piacciono le cose normali. Mi piacciono le giornate tranquille. Mi piace sapere cosa succederà dopo. La mia vita è semplice da molti anni. Mi sveglio. Vado al lavoro. Torno a casa, ceno da sola, guardo il telegiornale, poi dormo. Il mio appartamento è piccolo. Ha una camera da letto, un bagno e una piccola cucina con un tavolo rotondo. Vivo da sola da quando ho divorziato 5 anni fa. Mia figlia, Lea, vive in un'altra città. Mi chiama ogni domenica. Mi parla del suo lavoro. Io le dico che sto bene. La maggior parte del tempo sto bene, ma a volte, quando l'appartamento è troppo silenzioso, mi sento sola. Al lavoro mi occupo di numeri e rapporti. Il mio lavoro non è emozionante, ma è sicuro. Mi piacciono le cose sicure. Il mio capo, il signor Bernard, è giusto e gentile. La mia amica più cara al lavoro è Ines. Lavora alla reception. È più grande di me e capisce sempre quando c'è qualcosa che non va. Quasi tutti i giorni pranzo da sola alla mia scrivania. Porto da casa un panino, una mela e dell'acqua. Leggo le notizie mentre mangio. Questa è la mia routine. Tranquilla, semplice, sotto controllo. Ma quel lunedì qualcosa cambiò. Alle 9:30 il mio telefono vibrò. Era un messaggio di Leonardo. Leonardo lavorava con i budget dei progetti. Era tranquillo come me. Arrivava presto, lavorava con attenzione e andava via in orario. Non parlavamo molto, solo buongiorno e a volte qualche parola sul tempo. Aprì il suo messaggio. Ciao Letizia, possiamo pranzare insieme oggi? Ho bisogno del tuo aiuto con il nuovo rapporto sul budget. C'è un bar vicino al parco. Va bene a mezzogiorno? Lessi il messaggio di nuovo e poi ancora una volta. Pranzo con Leonardo, fuori dall'ufficio, in un bar. Sentii il viso diventare caldo. Perché ero nervosa? Era solo lavoro, solo un pranzo. Eppure le mie dita si sentivano strane mentre scrivevo. Sì, mezzogiorno va bene. Quale bar? Rispose subito. Il Green Door Café sulla terza strada. Ci vediamo lì. Posai il telefono, ma non riuscivo a concentrarmi sul mio rapporto. In ufficio
All'ufficio piaceva molto spettegolare. Le persone parlavano di tutto, chi andava dove, chi mangiava con chi sorrideva a chi. Odiavo quel tipo di chiacchiere. Dovevo dirlo a Inés? No, era solo un pranzo di lavoro, niente di più. La mattina passò lentamente. Alle 11:45 mi alzai e presi la mia cartella blu. Inés mi guardò. Esci? Sì, dissi. Ho bisogno di prendere un po' d'aria. Lei sorrise. Divertiti. Potrebbe piovere di nuovo. Fuori la strada era bagnata dalla pioggia del mattino. Le auto passavano attraverso le piccole pozzanghere. Il bar era a soli 5 minuti di distanza. Quando arrivai, vidi Leonardo in piedi vicino alla porta verde. Mi salutò con la mano. Ciao Letizia. Ciao Leonardo. Mi aprì la porta. Dentro il bar era caldo. C'era profumo di pane, zuppa e caffè. Una musica leggera suonava in sottofondo. Ci sedemmo vicino alla finestra, da dove potevamo vedere il parco. Un cameriere venne al nostro tavolo. Ordinai una zuppa di pomodoro e del pane. Leonardo ordinò la stessa cosa e 2 caffè. Per un momento rimanemmo in silenzio. Poi dissi: «Posso chiederti una cosa?» «Certo». «Possiamo tenere questo pranzo tra noi? Non mi piacciono i pettegolezzi in ufficio». Leonardo annuì. «Capisco, neanche a me piacciono i pettegolezzi. È solo lavoro». La sua risposta mi fece sentire più tranquilla. Quando arrivò la zuppa, aprimmo i documenti del budget. Leonardo mi mostrò il problema. Alcuni numeri non corrispondevano. Guardai con attenzione e trovai l'errore. «Questa colonna è sbagliata», dissi. «Hai aggiunto questo numero, ma dovrebbe essere sottratto». Leonardo guardò il foglio e sorrise. «Hai ragione. Ho lavorato su questo tutta la mattina e non me ne sono accorto. A volte un'altra persona riesce a vedere l'errore più velocemente. Tu vedi le cose molto chiaramente», disse. Poi il suo viso diventò rosso. «Voglio dire, con i numeri», risi piano. «Ho capito». Sistemammo il rapporto insieme. Mi ascoltava mentre spiegavo le cose, prendeva appunti, non mi interrompeva. Era bello sentirmi ascoltata. Poi vidi una donna del nostro ufficio passare davanti alla finestra. Sentii lo stomaco stringersi. Ci aveva visti? Ne avrebbe parlato il giorno dopo? Leonardo notò la mia espressione. «Stai bene?» «Credo di aver visto qualcuno del lavoro». Guardò fuori. «Stiamo facendo un pranzo di lavoro, Letizia». «Non stiamo facendo niente di male». Aveva ragione, ma ero ancora preoccupata. Dopo aver finito, bevemmo il nostro caffè. Aveva smesso di piovere. La luce del sole attraversava le nuvole. Poi Leonardo mi guardò e disse: «Posso dirti una cosa?» Il mio cuore fece un salto. «Cosa?»
Avevo davvero bisogno di aiuto con il rapporto, disse. Ma volevo anche parlare con te perché hai delle buone idee. Non parli mai durante le riunioni. Perché? Guardai la mia tazza. Sono prudente. Non mi piace attirare l'attenzione. Ma le tue idee potrebbero aiutare gli altri. Le sue parole mi rimasero in mente. Non ci avevo mai pensato in quel modo. Leonardo mi raccontò che anche lui, una volta, era timido. Nel suo vecchio lavoro rimaneva in silenzio durante ogni riunione. Poi un capo gli disse che tenere nascoste delle idee utili non era giusto nei confronti del team. Questo mi ha cambiato, disse Leonardo. Adesso cerco di parlare anche quando è difficile. Il cameriere portò il conto. Volevo dividere la spesa, ma Leonardo pagò perché mi aveva invitata. Alla porta sorrise. Grazie per avermi aiutato. Grazie per il pranzo, dissi. Forse potremmo rifarlo qualche volta, per lavoro, naturalmente. Sorrisi. Forse. Poi ci incamminammo in direzioni diverse. Lui andò a sinistra, io andai a destra. L'aria profumava di fresco dopo la pioggia. Mentre tornavo in ufficio mi sentivo più leggera. Il pranzo era stato semplice, Leonardo era stato gentile e per la prima volta dopo tanto tempo qualcuno mi aveva ascoltata. Ma una preoccupazione mi seguiva. E se qualcuno ci avesse visti? E se avessero parlato? E se un semplice pranzo tranquillo fosse diventato qualcosa di più grande di quanto volessi? Quando tornai in ufficio cercai di comportarmi normalmente. Presi l'ascensore fino al 3° piano. Le porte si aprirono e andai alla mia scrivania. Ines alzò lo sguardo dal computer, sorrise in modo strano. Bel pranzo? Sentii il viso diventare caldo. Sì, dissi velocemente. È andato bene. Sembri felice, disse. Ha smesso di piovere, risposi. Forse è per questo. Ines sorrise ancora di più. Mi sedetti e aprì le mie email, ma non riuscivo a concentrarmi. Dal corridoio sentii 2 colleghi parlare. Hai visto Leonardo uscire a pranzo? Davvero? Non esce mai. Forse aveva un appuntamento. Risero e si allontanarono. Le mie mani diventarono fredde. Stavano parlando di me? O erano solo i soliti pettegolezzi dell'ufficio? Alle 3 Leonardo passò davanti alla mia scrivania. Non si fermò, mi fece solo un cenno educato con la testa. Questo mi fece sentire meglio. Professionale, sicuro, corretto. Alle 5 tornai a casa. Sull'autobus continuavo a pensare al pranzo. Le parole di Leonardo mi erano rimaste in mente. Forse il silenzio non era sempre la scelta più sicura. Forse, a volte, il silenzio teneva nascoste delle buone idee. Quella sera
mentre mangiavo pollo e riso al mio piccolo tavolo, il telefono vibrò. Era Leonardo. Grazie ancora. Il rapporto è sistemato. Mi hai aiutato davvero molto. Sorrisi. Di niente. Sono felice di averti aiutato. Mi mandò una faccina sorridente. Io non gliene mandai una, ma sorrisi guardando il telefono. Quella notte non riuscivo a dormire. Alle 2 del mattino mi alzai e preparai del tè. Poi presi carta e penna. Cominciai a scrivere alcune idee per il lavoro. Primo, potevamo preparare i rapporti sul budget ogni mese invece che ogni settimana. Questo ci avrebbe fatto risparmiare tempo. Secondo, potevamo usare un software migliore per gestire il budget. All'inizio sarebbe costato dei soldi, ma in seguito ci avrebbe fatto risparmiare di più. Terzo, il team poteva pranzare insieme una volta al mese per parlare dei problemi e delle idee. Dopo un'ora avevo scritto 3 pagine. Per la prima volta dopo tanto tempo ero entusiasta delle mie idee. Il giorno dopo Leonardo mandò un'email al signor Bernard. Mi mise in copia. Il rapporto sul budget è completo. Letizia mi ha aiutato a trovare gli errori. Ha un'eccellente attenzione ai dettagli. Pochi minuti dopo, il signor Bernard rispose: Ottimo lavoro, Letizia. Da ora in poi puoi controllare tutti i rapporti sul budget? Fissai il messaggio. Poi scrissi: Sì, sarò felice di aiutare. Leonardo mi mandò un'altra email, questa volta solo a me. Spero che per te vada bene che abbia parlato di te. Meritavi il riconoscimento, gli risposi. Va bene, grazie. A pranzo Ines venne alla mia scrivania. Mangia con me oggi, disse. Ci sedemmo nella sala pausa. Lei mangiava un'insalata, io mangiavo il mio panino. Dopo un minuto Ines disse: Leonardo sembra simpatico. Quasi mi cadde il panino dalle mani. Perché dici questo? Nessun motivo. Anche lui è single. Ines, per favore, lavoriamo insieme. Tutto qui. Posò la sua mano sulla mia. Non sto spettegolando, sono tua amica, ti vedo ogni giorno, sei sola. Sto bene. Stare bene non significa essere felice. Non risposi, perché in fondo sapevo che aveva ragione. Quel pomeriggio il signor Bernard convocò una riunione del reparto. 10 persone si sedettero nella sala riunioni. Abbiamo bisogno di idee, disse. Come possiamo lavorare meglio e risparmiare tempo? La stanza diventò silenziosa. Strinsi forte la mia cartella blu. Le mie 3 pagine erano lì dentro. Leonardo mi guardò dall'altra parte del tavolo. Mi fece un piccolo cenno con la testa. Il mio cuore batteva forte. Lentamente alzai la mano. Il signor Bernard sembrò sorpreso. Letizia, hai un'idea? Ne ho 3.
dissi. La mia voce era bassa, ma continuai. Spiegai l'idea dei rapporti mensili, poi quella del nuovo software, infine l'idea del pranzo di squadra. All'inizio tutti si limitarono ad ascoltare, poi cominciarono a fare domande. Io risposi. A ogni risposta la mia voce diventava più sicura. Leonardo aggiunse: Il software che Letizia ha suggerito è molto buono, l'ho usato in passato. Alla fine della riunione il signor Bernard aveva scritto tutte e tre le idee sulla lavagna. Le proveremo, disse. Dopo la riunione alcune persone vennero alla mia scrivania. Ottime idee, Letizia. Dovresti parlare di più. Mi sentivo felice, ma anche esposta, come se ora tutti potessero vedermi. Alle 5 Leonardo si fermò vicino alla mia scrivania. Sei stata bravissima oggi. Grazie, dissi. Il tuo cenno mi ha aiutata. Sorrise. A volte abbiamo tutti bisogno di una piccola spinta. Poi aggiunse: Mi aiuterai a organizzare il primo pranzo di squadra? Annuì. Sì, posso farlo. Il primo pranzo di squadra fu organizzato per venerdì al Green Door Café. Questa volta sarebbero venuti tutti, eppure sentivo ancora dei sussurri. Alcune persone pensavano che io e Leonardo ci frequentassimo. Odiavo quella cosa. Volevo rimanere professionale. Non volevo drammi. Ma arrivò venerdì e il pranzo andò bene. Le persone ridevano, parlavano di lavoro, film, figli e hobby. Il signor Bernard disse: È stata un'idea eccellente, Letizia. Tutti applaudirono. Il mio viso diventò rosso. Ma questa volta non volevo scomparire. Leonardo era seduto di fronte a me, non accanto a me. Una scelta intelligente, rispettosa. A volte i nostri sguardi si incontravano e lui sorrideva dolcemente. Dopo pranzo tornammo tutti insieme in ufficio. Nessun segreto, niente da nascondere. Solo colleghi. Più tardi trovai un piccolo biglietto sulla mia scrivania. Sei stata bravissima, grazie per aver avuto coraggio. Era di Leonardo. Piegai il biglietto e lo misi nella mia cartella blu. Sabato mi svegliai tardi, il sole splendeva. Preparai il caffè e mi sedetti al mio tavolo rotondo. Così tante cose erano cambiate in una sola settimana. Avevo parlato durante una riunione. Le persone mi avevano ascoltata. Avevo condiviso le mie idee. E Leonardo mi aveva aiutata a trovare il coraggio. Ma lo ricordai ancora a me stessa. È solo un collega. È più sicuro così. Più tardi andai a fare una passeggiata nel parco vicino al bar. Mi sedetti su una panchina e guardai le persone passare. Famiglie, amici, coppie. Per 5 anni la mia vita tranquilla mi era sembrata sufficiente, sicura, semplice, sotto controllo,
ma ora non ne ero più così sicura. Poi vidi Leonardo. Stava portando a spasso un piccolo cane marrone. Mi salutò con la mano e si avvicinò. Letizia, disse, cosa fai qui? Sto solo facendo una passeggiata. E pensando, lui è Beans, disse indicando il cane. È il cane del mio vicino. Lo porto a spasso nei fine settimana. Mi chinai. Ciao Beans. Il cane mi leccò la mano. Leonardo sorrise. Gli piaci? Forse gli piacciono tutti. No, disse Leonardo, è molto selettivo. Ridacchiammo entrambi. Per un momento nessuno dei due sapeva cosa dire. Poi Leonardo guardò il cane. Dovrei andare. Beans ha i suoi orari. Certo, dissi. Ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì. Si allontanò lentamente. Lo guardai per un momento, poi mi incamminai verso casa. Mi dissi di non pensarci troppo, ma per tutta la sera continuai a pensarci. Lunedì arrivò troppo in fretta. Arrivai in ufficio presto, verso le 7:30. L'edificio era ancora silenzioso. Preparai un caffè nella sala pausa, andai alla mia scrivania e cominciai a lavorare. Alle 8 le persone iniziarono ad arrivare. Leonardo passò davanti alla mia scrivania. Mi fece un educato cenno con la testa. Professionale, calmo, normale. Ma poi notai qualcosa. Le persone sussurravano, alcune guardavano me, poi guardavano Leonardo, poi ricominciavano a sussurrare. Sentii lo stomaco stringersi. Alle 10 Ines venne alla mia scrivania. Dobbiamo parlare, disse. Che cosa è successo? Qualcuno ha visto te e Leonardo al parco. Sospirai. Ci siamo solo salutati. Lui stava portando a spasso un cane. Lo so, disse Ines, ma la gente parla. È ridicolo. Lo è, rispose, ma dovresti affrontare la situazione prima che diventi più grande. Come? Sii sincera, di la verità. Non nasconderti. Le sue parole mi rimasero in mente. A pranzo feci qualcosa che mi sembrò ancora più difficile che parlare durante una riunione. Mi alzai. Andai al centro dell'ufficio. Posso avere l'attenzione di tutti? La stanza diventò silenziosa. Le persone alzarono lo sguardo dai loro computer. Feci un respiro profondo. Ho sentito che ci sono dei pettegolezzi su me e Leonardo. Voglio chiarire una cosa. Leonardo sembrava sorpreso. Abbiamo pranzato insieme una volta per parlare di un rapporto sul budget. Abbiamo aiutato a organizzare insieme il pranzo di squadra, come colleghi, tutto qui. Nessuno parlò. Continuai. Non mi piacciono i pettegolezzi. Fanno male alle persone e fanno perdere tempo. Per favore smettetela. Poi tornai a sedermi. Le mie gambe tremavano.
Per alcuni secondi l'ufficio rimase in silenzio. Poi il signor Bernard parlò dalla porta del suo ufficio. Letizia ha ragione. I pettegolezzi non sono professionali. Concentriamoci sul lavoro. Dopo quel momento i sussurri cessarono. Più tardi Leonardo venne tranquillamente alla mia scrivania. «Sei stata coraggiosa», disse. «Doveva essere detto». «Sì», rispose. «Grazie». «Adesso dovremmo stare attenti», dissi. «Forse è meglio mantenere un po' di distanza». Il suo viso diventò triste, ma annui. «Se è questo che vuoi». «È la cosa più intelligente». Leonardo mi guardò per un momento. Essere intelligenti e fare la cosa giusta non sono sempre la stessa cosa. Poi si allontanò. La settimana tornò tranquilla. Io e Leonardo eravamo educati, professionali, distanti. I pettegolezzi scomparvero. Tutto tornò alla normalità. Ma io non mi sentivo normale. Mi mancava parlare con lui. Mi mancava la sua gentilezza. Mi mancava il modo in cui mi faceva sentire coraggiosa. Venerdì pranzai di nuovo da sola alla mia scrivania. Un panino, una mela, una bottiglia d'acqua. Sicuro? Tranquillo, sotto controllo, ma questa volta mi sembrava tutto molto solitario. Quel pomeriggio il signor Bernard mi chiamò nel suo ufficio. «Siediti, Letizia». Mi sedetti con cautela. «Sono nei guai?» «No», disse. «Ultimamente sei cambiata, in senso positivo. Le tue idee sono valide, la tua voce aiuta questa squadra». «Grazie, ma questa settimana sei tornata a essere silenziosa». Abbassai lo sguardo. Il signor Bernard si appoggiò allo schienale della sedia. «È per via dei pettegolezzi e forse anche di Leonardo». Lo guardai sorpresa. «Vedo più cose di quanto la gente pensi», disse. «Non c'è niente tra noi». «Forse», rispose, «ma a volte le persone hanno paura prima ancora che qualcosa inizi». Non risposi. Poi disse: «Ho conosciuto mia moglie al lavoro 20 anni fa. Anche la gente parlava di noi. Siamo rimasti professionali, abbiamo ignorato i pettegolezzi e abbiamo costruito una vita insieme». «È diverso», dissi. «In che modo?» Non avevo una risposta. «Letizia», disse con gentilezza, «la vita non è sempre semplice, ma non tutto ciò che è complicato è negativo. A volte qualcosa di complicato può diventare bellissimo». Quando uscii dal suo ufficio, le sue parole mi rimasero in mente. Alle 5 preparai la borsa. Leonardo era ancora alla sua scrivania. Rimasi ferma per un momento, poi andai da lui. «Leonardo?» alzò lo sguardo. «Ciao Letizia». «Possiamo parlare fuori?» «Certo». Uscimmo insieme dall'ufficio. Forse qualcuno ci vide.
Questa volta non mi importava. Andammo al parco e ci sedemmo su una panchina. Mi dispiace, dissi. Per cosa? Per averti allontanato perché avevo paura. Non devi scusarti. Sì, invece, mi hai aiutata a trovare la mia voce. Poi ho usato quella voce per costruire un muro. Leonardo rimase in silenzio, poi disse: Anch'io avevo paura. Di cosa? Di desiderare qualcosa che forse non potevo avere. Il mio cuore iniziò a battere più forte. Che cosa vuoi? Mi guardò con sincerità. Voglio conoscerti meglio, essere tuo amico, forse un giorno qualcosa di più, ma prima di tutto tuo amico. Guardai le mie mani. Lo voglio anch'io. Davvero? Sì, ma lentamente, con attenzione. Sorrise dolcemente. A me va bene andare piano. Rimanemmo seduti insieme mentre il sole tramontava. L'aria diventò fresca. Poi Leonardo chiese: Un caffè domani? Come amici. Come amici. Al Green Door Café? Sorrise. Il nostro bar. Gli sorrisi. Forse un pochino. La mattina seguente ci incontrammo alle 10. Questa volta indossavo dei jeans e un maglione blu. Leonardo arrivò con dei jeans e una camicia verde. Sei dello stesso colore della porta del bar, dissi. Pura coincidenza, rispose. Ci sedemmo vicino alla finestra e ordinammo un caffè. Mi chiese di mia figlia Lea. Gli raccontai di come l'avevo cresciuta, del mio divorzio e degli anni tranquilli che erano venuti dopo. Mi ascoltò con attenzione, poi mi raccontò di sé. Quando era più giovane era stato molto timido. Gli piacevano i numeri perché avevano un senso. Una volta era stato fidanzato, ma la relazione era finita. Diceva che ero troppo silenzioso, disse. Troppo noioso. Non sei noioso, dissi. Sei una persona riflessiva. Parlammo per 2 ore. Del lavoro, dei libri, dei vecchi sogni, dei sogni perduti. Gli raccontai che un tempo volevo diventare insegnante. Non è troppo tardi, disse. Ho 42 anni. Mia madre ha iniziato la scuola per infermieri a 50 anni. Risi. Davvero? Davvero? Dopo il caffè passeggiammo nel parco. Gli dissi che avevo bisogno di tempo. Mi piace tutto questo, dissi. Ma ho bisogno di imparare a fidarmi lentamente. Nessuna pressione, disse. Prima amici. E al lavoro, professionali ma amichevoli. D'accordo. Quando ci salutammo mi sentivo leggera, piena di speranza. Quella sera chiamai Lea. Mamma, disse, sembri felice. Ho fatto amicizia con qualcuno, le dissi. Si chiama Leonardo. Un amico? Chiese ridendo piano. Sì, un amico.
Va bene, mamma, un amico. Non usare quel tono, rise. Sono felice per te. Amico o qualcosa di più te lo meriti. Lunedì il lavoro sembrava diverso. Non mi nascondevo più. Io e Leonardo rimanevamo professionali, ma sorridevamo quando ci incrociavamo. Lavoravamo bene insieme. I pettegolezzi svanirono perché non demmo loro nulla su cui crescere. Al pranzo di squadra successivo parlai di più, risi con Ines, raccontai alcune storie. Per la prima volta mi sentii davvero parte del gruppo. Qualcuno disse: Letizia e Leonardo formano una bella squadra. Sorrisi e risposi con calma: per il lavoro sì. E tutti lo accettarono. Il caffè del sabato diventò parte della nostra settimana. Il terzo sabato Leonardo mi guardò e disse: Adesso sembri diversa. In che senso? Più sicura di te, più rilassata, più te stessa. Guardai fuori dalla finestra del bar e sorrisi. Anch'io mi sento diversa. Ne sono felice, disse. Poi chiese: secondo te dove ci sta portando tutto questo? Ci pensai per un momento. Non lo so ancora, dissi, ma mi piace dove siamo adesso. Anche a me. Per ora è abbastanza. Leonardo sorrise. Sì, più che abbastanza. Le settimane passarono. Il caffè del sabato diventò la nostra piccola abitudine. A volte passeggiavamo nel parco, a volte pranzavamo insieme. A volte ci sedevamo semplicemente vicino alla finestra del bar e parlavamo. Piano piano imparai a conoscere meglio Leonardo. Il giovedì sera faceva volontariato in biblioteca. Aiutava gli adulti a imparare a leggere. Quando me lo raccontò sentii il cuore scaldarsi. È una cosa bellissima, dissi. Sorrise. È un lavoro tranquillo, ma è importante. Anche lui imparò a conoscermi meglio. Scoprì che mi piaceva dipingere, soprattutto piccoli acquerelli, fiori, alberi, strade tranquille dopo la pioggia. Un giorno me ne farai vedere uno? Chiese. Forse, dissi, ma stavo sorridendo. Al lavoro continuavamo a stare attenti, professionali, rispettosi, amichevoli ma mai imprudenti. I pranzi di squadra continuarono. Le mie idee aiutarono l'ufficio a lavorare meglio. I rapporti diventarono più facili da gestire. Le persone condividevano i problemi più velocemente. Persino il signor Bernard sembrava meno stressato. Poi, un pomeriggio, mi chiamò nel suo ufficio. Letizia, disse, hai fatto un lavoro eccellente. Rimasi seduta in silenzio, nervosa. Voglio darti una promozione, continuò. Analista senior di budget. E ci sarà anche un aumento. Per un momento non riuscii a parlare. Davvero? Davvero, disse. Te lo sei meritato.
Quando lo raccontai a Leonardo, il suo sorriso era pieno di orgoglio. Sapevo che ce l'avresti fatta. Ines mi abbracciò forte. Guardati, disse. Aver trovato il coraggio di parlare ha cambiato tutto. Aveva ragione. 3 mesi dopo quel primo pranzo, io e Leonardo ci incontrammo di nuovo al Green Door Café. Sembrava nervoso. Ho una notizia, disse. Quale notizia? Ho ricevuto un'offerta di lavoro. Il mio cuore si fermò per un secondo. Da un'altra azienda? Sì, uno stipendio migliore, una posizione da manager. Mi sforzai di sorridere. Leonardo è meraviglioso. Ma la mia voce sembrava debole. Lui se ne accorse. Mi mancherai al lavoro, ammisi. E mi mancheranno i nostri sabati. Mi guardò con dolcezza. E se non dovessi rinunciarci? Aggrottai la fronte. Cosa vuoi dire? Stanno cercando anche un analista senior, disse. Ho parlato di te. Vogliono conoscerti. Lo fissai. Un nuovo lavoro, una nuova azienda, un nuovo capitolo, con Leonardo vicino. Era emozionante e terrificante. Quella sera chiamai Lea. Mamma, sembra fantastico, disse. Non ho ancora deciso. Che cosa ti ferma? La paura, dissi. Il cambiamento, Leonardo, tutto. Ci fu un momento di silenzio. Ti piace? Sì. Più di un amico? Chiusi gli occhi. Sì. Allora non lasciare che sia la paura a scegliere per te. Le sue parole mi rimasero in mente. Lunedì dissi a Leonardo di organizzare il colloquio. Il colloquio andò bene. Mi offrirono il lavoro, uno stipendio migliore, un ruolo migliore, un nuovo inizio. Accettai. Il signor Bernard era triste ma orgoglioso. Sei cresciuta tantissimo, Letizia, disse. Questa è una buona opportunità per te. Ines pianse un po'. Mi mancherà vederti ogni giorno. Continueremo a pranzare insieme, promisi. Il mio ultimo giorno arrivò in fretta. C'era una torta, un biglietto. Parole gentili da persone che un tempo mi conoscevano appena. Quando la giornata finì, io e Leonardo uscimmo insieme. Questa volta non ci nascondemmo. Cena? Chiese. Per festeggiare? Sorrise. Sì, e magari anche come appuntamento. Lo guardai. Sì, dissi. Un appuntamento. Andammo in un piccolo ristorante italiano. C'erano candele sui tavoli e una musica leggera nella sala. Parlammo del lavoro, della vita e del futuro. Dopo cena, Leonardo mi accompagnò a casa. Davanti alla mia porta si fermò. Letizia, disse piano, posso baciarti? Il mio cuore batteva forte. Sì. Il bacio fu dolce, breve, perfetto. Quella notte, dopo che se ne fu andato,
Rimasi nel mio appartamento e sorrisi come una ragazzina. Il mio telefono vibrò. Era Leonardo. «Grazie per quel primo pranzo», gli risposi. «Era solo un pranzo». Lui rispose: «Il miglior pranzo della mia vita». Mesi dopo la mia vita era diversa. Io e Leonardo lavoravamo nella stessa azienda, ma in reparti diversi. Al lavoro eravamo ancora professionali. Fuori dal lavoro eravamo semplicemente noi, veri, pazienti, felici. Una domenica mattina piovosa, Leonardo preparò dei pancake nella mia cucina. Aggiunse delle fragole perché si ricordava che le adoravo. Ci sedemmo al mio tavolo rotondo mentre la pioggia batteva contro la finestra. Poi mi guardò e disse: «Ti amo, Letizia». Sentii il cuore riempirsi di gioia. «Ti amo anch'io, Leonardo». Era la prima volta dopo anni che dicevo quelle parole. Ripensai a quel primo pranzo. Avevo avuto paura dei pettegolezzi, paura del cambiamento, paura di essere vista. Ma un piccolo sì aveva aperto una porta, poi un'altra, e poi un'altra ancora. Ora avevo una voce più forte, un lavoro migliore, una figlia orgogliosa di me, una vera amica, Ines, e Leonardo, l'uomo paziente che mi aveva aiutata a credere di nuovo in me stessa. A volte la vita cambia in silenzio. Un messaggio, un pranzo, una passeggiata, una tazza di caffè, un piccolo passo coraggioso, poi un altro. Quindi, se la vita ti offre una piccola porta, non scappare troppo in fretta. Aprila con attenzione. Forse qualcosa di bello ti aspetta dall'altra parte. Grazie per aver guardato tutta la storia. Se sei rimasto fino alla fine, lo apprezzo davvero molto. La parola italiana di oggi è il coraggio. Significa courage in inglese. Scrivi nei commenti una frase semplice usando il coraggio. Per esempio, Letizia ha mostrato il suo coraggio. Oppure, il coraggio può aprire nuove porte. E dimmi anche, pensi che un piccolo momento possa cambiare la vita di una persona? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a praticare l'ascolto in italiano, iscriviti a Italiano Thales per altre semplici storie in italiano. Continua ad ascoltare, continua a imparare, continua ad avere coraggio e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.